working on your first movie and having, this much pressure as your first movie and for the character itself? So we need Donatella to summarize this. Vi riassumo. Allora, ha ringraziato enormemente, ha raccontato appunto aver visto questo film quando era bambina, l'emozione che gli ha dato, eccetera, eccetera, e che è un film che veramente l'ha sconvolta, ha cambiato la vita, eccetera, e soprattutto voleva chiedere a Suraj, che è stato selezionato su 3000 altri attori, altri ragazzi del cast, aveva 17 anni, che come è stato trovarsi a girare un film, quindi essere sottoposto anche a una certa pressione per uno che non aveva fatto film. Questo, poi un lungo ringraziamento a tutti e due e al film. I had no idea what I was doing, so I had no pressure at all, at all. And you know, the greatest thing about this thing was, like, Pi might have been alone on that boat, but for me, I had 600 of the best people support me through all of it, taught me everything, protected me from what was to come, made me learn things. Also, I was blessed with this man who's already a part of my life, truly. And some other people, Faye and Katie are over there. Faye did the makeup. She talked every day to me in the morning. She knew everything that was happening. Katie was the first person I met in Taiwan, you know? So I was chilling. It was very, very hard to do, in retrospect. Because then, at that time, you're a kid, you know, and you have no idea what you're doing. So it's just fun. Tough fun. In due parole si potrebbe dire l'incoscienza. Come? Non si sente? Ah, dicevo, in pochissime parole si potrebbe dire da parte sua l'incoscienza della gioventù, dice, perché in effetti io non avevo idea di quello che stessi facendo, cioè e quindi non sentivo affatto la pressione su di me, perché non avevo idea. E poi sì, nel film P sembra essere solo su quella zattera, ma in realtà io avevo intorno a me 600 persone, le migliori al mondo, che mi hanno protetto, insegnato, ho imparato anche molto da loro. E poi ho incontrato Adil, che appunto è stato un uomo, una figura importantissima nella mia vita, e poi tantissime persone, c'è anche la make-up artist che è seduta lì. It would be wonderful, Faye and Katie, if you come. You please join us. The makeup person, Yes, please come. Come on. Come. Come. Yeah, this way. Please, in the middle, way. in the middle. Yes. There are only few people who know what it really took, and they know it as deeply as can be known. Cioè, poche persone sanno quanto è stato duro fare questo film, loro lo sanno, per esempio. E appunto, per finire il discorso, ora ripensandoci adesso, guardando indietro, dico che è stata una cosa veramente dura e impegnativa, ma da giovane non me ne rendevo conto, per questo vi dicevo, l'incoscienza della gioventù. So Faye and Katie, if you want to introduce, exactly their roles on the. Please. You guys do it yourself. Oh, thank you. Oh, I haven't seen him for a really long time. I saw him when he was 16. But you wrote on the movie. Oh, sorry. I'm Katie. I work as assistant director for this film. Aiuto regista, assistente regista. So I take care of the cast from their training and then makeup, wardrobe, and an everyday schedule. So I give them the code time, and I basically work with Serge when I pick him up at the airport, and then we start the first day until the last day. Yeah. And this is Faye. Ok. Io appunto ho seguito tutto il film come aiuto alla regia, addirittura sono andata a prendere all'aeroporto e poi l'ho seguito per tutto il tempo, sapevo esattamente quello che avrebbe dovuto, come dovrebbe essere truccato, vestito, eccetera. E invece Faye. I will introduce her.
Faye is the head of the makeup wardrobe design. She designed the whole film. So Serge, all the sunburn, all the crazy hair, all the scar, all the cut, all the wound, every person, the haircut. It's difficult because she's not trying to make them look pretty. She's trying to make them look real. So there's a schedule on daily basis that you cannot screw up. We don't shoot from day one to the last day. We shoot whenever the location is available. So Serge has to look like the first day and the last day every day. And she's the first person I see in the morning, and he's the first person I see in the morning. We start sometimes 3 in the morning, and we finish 8 at night, and then Faye still clean up his makeup, and I'm turning off the light. And that's our life with this Life of Pi. 6 months. Allora, Faye invece si occupava, era responsabile di tutto il reparto make-up e quindi in questo caso appunto non era tanto di truccare per far apparire più belli gli attori eccetera, ma reale, che tutto fosse reale, che le ferite, le cicatrici, i capelli che crescevano, lo sporco addosso, la sabbia, tutto quello che volete fosse reale. E poi come spesso succede nei film, non è che le scene vengono girate in ordine, diciamo, cronologico secondo il racconto del film, vengono girate a secondo delle location, eccetera. E quindi c'è la famosa continuità per cui lui deve, anche se la scena è stata girata un mese prima e quella dopo, deve avere assolutamente lo stesso aspetto, la stessa granello di sabbia o qualcosa che c'era per far sembrare che sia il minuto dopo, anche se invece è stata girata un mese dopo. E quindi qui è la bravura di un make-up artist e appunto quindi le giornate erano belle lunghe, si iniziava, erano diciamo le prime a iniziare dalla mattina presto fino alla sera tardi e le ultime letteralmente a chiudere, togliendo il trucco a Suraj e chiudendo la giornata. Quindi è stato un grosso impegno e si ricorderanno sempre della loro vita con Pi. E volevo chiedere all'attore che ha fatto appunto il film, il giovane film, pur essendo un incosciente e pur avendo 600 persone intorno ogni volta che veniva girata la scena, soprattutto nelle scene della tempesta, nelle scene a maggior rischio, in quelle scene vicino alla tigre, ma lei ha avuto sinceramente qualche momento o qualche attimo di paura? So the question is, you said you were young, so you would not realize what you were doing, and but in some scenes where really, in the middle of a storm or when the tiger is really sitting next to you, didn't you ever feel a little bit of fear? Fear I felt. Yes. Fear I felt. Pressure I did not. But, again, it'll all come down to the people who were on that. Fear became exciting. And you had these people who actually felt like I could jump into that water and I will be fine. I'll come out alive. And so fear kind of became fun. Paura sì, ma pressione no. E quindi queste meravigliose persone che avevo intorno hanno fatto sì che questa paura diventasse emozione, eccitazione quasi, cioè perché loro credevano che anche se cascavano in acqua poi tornavo su. E quindi in qualche modo anche la paura che c'era si è trasformata quasi in divertimento.
Allora, tutti e due avete fatto 2 personaggi in questi giorni eroici, il padre e lui che è diventato un simbolo, no, che lotta contro se stesso, lui è la tigre, quindi rimarranno 2 personaggi indelebili e vi volevo chiedere a entrambi come vivete questi film quando li riguardate? Cioè, se siete sempre voi e vedete voi stessi, oppure se diventano dei personaggi che quasi vanno da soli e non vi appartengono più in qualche modo. A tutti e 2 i film? Sì. No, Adil nell'altro film e lui in questo sì, esattamente. Sì. Grazie mille e complimenti a entrambi, siete magnifici. Congratulations to both. And the question, I mean, in this, I mean, she's referring also to Footsteps on Water, you know, because, you know, there you are a hero. I mean, although you look, I mean, you come out as a hero, someone we shall never forget, you know, this character, this father that you play. And you, in this film, you also come out as a hero. And I mean, nobody has forgotten you and will not forget you in those roles. So the question is, how do you leave the roles you are called to play, I mean, especially such intense, emotional, deep roles that you're called to play. How do you feel when you watch the film again, for instance? Do you see some part of yourselves in that, or do you see those characters so wholly, if you want, accomplished and fully, you know, there that they are, you know, like somebody else, and they can walk their way and just leave you with your life, of course. So you identify with them in a way, or you just see them walk their way because they are as they are, complete as they are. I think when you feel like you have done well is when for little bits of the movie you forget it's you playing that person and you stop thinking, oh, I could have done that better. That keeps coming into the mind, but still. And actually, Adil only taught me this, Staibhav. Yeah, the way there's a place in your breath that you go to when you're not aware of most things, or you're too aware of everything else. That's you. You breathe a person into life, and they breathe differently. But as long as you remember there's this deep breath in you, you can hold on to yourself. Allora, vediamo se. Allora, in realtà, se in un film, se hai interpretato un film dando il massimo di te stesso, quando lo riguardi, pian piano, diciamo, alla fine ti dimentichi di stare soltanto ad osservare te stesso e magari pensare, ah, però lì potevo anche far meglio, eccetera. Riesci appunto a distaccarti da quello, appunto, e quindi a vederlo come un personaggio al quale hai dato vita, perché è come se perché se c'è in fondo al respiro di ciascuno di noi c'è una parte profonda e segreta che c'è e che ci arrivi proprio con un respiro profondo, e se riesci ad arrivarci, sai che con quello stesso respiro puoi dare vita a un personaggio. Good translation. What I think Suraj meant is within all of us, according to Indian Yoga Sutra, within all of us, we have a huge space. The difference between what
I think I am and who we actually are is as different as the waves of the sea on the seashore and the vast sea and the depth of the sea. Go ahead. And then I'll continue. Yeah. Allora, quello che intendeva dire Suraj è che appunto secondo il Sutra dello Yoga dentro di noi c'è un grandissimo spazio, un grande spazio dentro di noi, un enorme spazio dentro di noi e la differenza tra quello che crediamo di essere e quello che in realtà siamo è grande quanto la differenza tra le onde che lambiscono la riva e quelle invece che si muovono nelle profondità dell'oceano o al largo dell'oceano. Questa è la grande differenza tra la nostra illusione di essere, di quello che pensiamo di essere e quello che siamo. So what he said is that we hold on to the breath of that large Adil, large Suraj, which is as big as the sea. And then we come slowly to Pai or to Raghu and enjoy the storm of Pai and Raghu and go back to the depth of the sea. Quindi noi veniamo tutti, come diceva Suraj, da questo grande spazio che è dentro di noi e da questo ci avviciniamo poi a queste piccole entità alle quali diamo vita, che sono Raghu, che sono Pi, e poi torniamo nel nostro spazio grande e profondo. Chiarissimo, grazie. Thank you. Avete mai pensato, vi è mai stato proposto, chi lo sa, di lavorare a un altro film insieme? Have you ever thought or have you ever been proposed to work on a film together again? Yeah, two nahi, ek yaar, ek. Ah, sì. Oh fuck, man. भाई, हम तो एक ही साथ काम करते हैं हमेशा. America, sì. Yeah, we since then have worked together on a couple of films, America and Illegal, and hopefully it'll continue in this pattern. To me and my family, Adil holds a very strong role in our lives in many ways, you know, as a guide, a sage kind of, you know. And now clearly you can see because of the way he's saying things. And I hope I get to work with him again and again and again and again until whatever. Sì, in effetti da allora abbiamo fatto un paio di film insieme, uno è America, che molte volte avete visto anche su Netflix, e speriamo di farne ancora. Per me e per la mia famiglia Adil è un personaggio importantissimo. Per me è stato, per me e per la mia famiglia, in lui vediamo una sorta di guida, un saggio quasi. You want to work with me again? No, of course not. No, absolutely, absolutely. Any day. Let's do it now. Yeah. Okay. Yeah, it would be such a privilege and pleasure to work with Suraj. I happen to also play dad to his younger brother. That's the first film I did. Sibu, yeah. Sriharsh, I played his younger brother's dad much before I played his dad in Life of Pi. Yeah. It's a film called For Real. E appunto no, assolutamente è stato anche per me un bellissimo incontro con Suraj. Devo dire che oltre che lui ho lavorato insieme al suo fratello qualche mese prima di fare Vita di Pi e anche in quel caso facevo il padre del fratello di Suraj. Allora io li vorrei ringraziare entrambi. Grazie Dhanyavad. Thank you. So much. Suraj, Adil.
E ora dobbiamo svuotare la sala alle 8, pronti per un song and dance di Bollywood scoppiettante e strepitoso.